Da sempre l'obiettivo dell'uomo è stato quello di comprendere, di capire, di sapere di più su se stesso e sui perché del mondo. Una sfrenata curiosità che ha portato a una brama di conoscenza inesauribile, con la convinzione che una maggiore consapevolezza di ciò che ci circonda avrebbe ovviamente significato vivere una vita migliore, più felice e tranquilla. Ma se così non fosse? Con queste parole, l'Ulisse di Dante, avvolto dalle fiamme della dannazione eterna, espone chiaramente il concetto. La razionalità e la sete infinita di conoscenza che ne deriva sono quella scintilla che differenzia l'uomo dalla bestia, permettendogli di elevarsi al di sopra del resto delle forme di vita di questo pianeta. Ulisse muore per la sua brama di conoscenza, per la quale ha deciso di sfidare l'ignoto. Spingendosi al di là delle colonne d'Ercole, confine del mondo conosciuto, sfida così anche il limite imposto da Dio stesso alle conoscenze umane. La punizione è inevitabile. La nota di fondo di tutta la produzione dello scrittore americano H.P. Lovecraft è per certi versi analoga. Nella sua visione meccanicistica e materialistica del mondo non c'è nessun posto per il Dio cristiano di Dante, principio ordinatore dell'universo da cui tutto proviene e a cui tutto torna. Ma la punizione per chi decide di perseguire la conoscenza sfidando i limiti imposti dall'ordine naturale, quella invece esiste come? Ritengo che la cosa più misericordiosa al mondo sia l'incapacità della mente umana di mettere in correlazione tutti i suoi contenuti. Viviamo su una placida isola di ignoranza nel mezzo del mare nero dell'infinito e non era destino che navigassimo lontano. Le scienze, ciascuna tesa nella propria direzione, ci hanno finora nuociuto ben poco. Ma un giorno la connessione di conoscenze disgiunte aprirà visioni talmente terrificanti della realtà e della nostra spaventosa posizione in essa che o diventeremo pazzi per la rivelazione o fuggiremo dalla luce mortale nella pace e nella sicurezza di un nuovo medioevo. Queste parole, tratte dal famoso incipit del racconto Il richiamo di Cthulhu, sono parole 3 volte profetiche per i personaggi che agiscono nell'universo creato da Lovecraft, per i personaggi che abitano l'universo narrativo di Bloodborne e per tutti noi che oggi abitiamo questo mondo. A Bloodborne ci arriveremo a breve, intanto rimaniamo un attimo ancora su Lovecraft. L'essere umano lovecraftiano è concepito in antitesi all'Ulisse dantesco, e sì, un uomo che ripone una fiducia estrema nelle proprie capacità come mezzo per controllare il suo mondo a proprio piacimento, ma è anche un uomo che, suo malgrado, fallisce nel rendersi conto dell'insignificanza della propria posizione in un universo dominato da forze di cui neanche immagina l'esistenza e dalle quali potrebbe essere facilmente spazzato via in qualunque momento. È un uomo che, totalmente accecato dalla fede che ripone in se stesso, crede di essere il centro assoluto del tutto. Crede che ogni cosa accada in sua funzione, non riuscendo a scorgere la totale indifferenza che questo tutto ha verso le sue aspettative, le sue ansie e i suoi desideri. Non cattiveria, non benevolenza, solo l'indifferenza più fredda. Questa visione è strettamente legata al tema di questo video, che è anche al centro di buona parte della produzione di Lovecraft, la conoscenza. Una conoscenza acquisita attraverso l'indagine scientifica, attraverso lo studio, che in questo universo narrativo assume però la forma di una condanna. Se l'uomo è così pieno di sé da spingersi oltre il confine dell'ignoranza, per soddisfare la sua innata volontà di comprendere e dominare il mondo, tutto quello che lo aspetta è solo la terribile presa di coscienza dell'esistenza di indicibili orrori cosmici, per lui impossibili da processare e razionalizzare. La presa di coscienza della sua piccolezza e insignificanza, che sfocia inevitabilmente nella pazzia. È lunga la lista di personaggi lovecraftiani che finiscono per sprofondare nell'abisso della follia perché entrate in contatto, durante le loro ricerche, con indicibili segreti cosmici sepolti nel tempo o con entità sovrumane provenienti da altre dimensioni, i cosiddetti grandi antichi. I teosofi hanno speculato sulla terrificante durata del ciclo cosmico, di cui il nostro mondo e la razza a cui apparteniamo non sono che un triviale incidente, e hanno alluso alla sopravvivenza di misteriose entità del passato in termini tali da gelarci il sangue nelle vene, se non fossero mascherati da una forma di blando ottimismo. Ma non è alle loro teorie che devo la visione agghiacciante delle età proibite, quella singola occhiata rivelatrice che mi fa rabbrividire quando ci penso e impazzire quando ne sogno. Ora,
Arrivando finalmente a Bloodborne, non possiamo che definirlo come un videogioco pienamente Lovecraftiano. Nel gioco, le citazioni dirette all'opera dello scrittore americano sono svariate. La più palese, ad esempio, è quella dei grandi esseri, entità sovrumane con poteri straordinari, che ci troveremo anche ad affrontare nel gioco. Il chiaro corrispettivo degli appena citati grandi antichi, che dall'infinità del cosmo governano l'universo Lovecraftiano. Tuttavia, a parte questi richiami più ovvi e superficiali, è fondamentale notare come in Bloodborne la posizione dell'uomo nell'universo sia concepita alla stessa maniera di quella Lovecraftiana, e come anche nel gioco la sete di conoscenza sia un impulso irrefrenabile, che porta inevitabilmente alla follia e alla morte. La storia inizia a Yharnam, una città infestata da quella che viene chiamata la piaga delle belve, una terribile epidemia che trasforma chi la contrae in una feroce bestia settata di sangue. Alcuni individui designati, i cacciatori, sono incaricati di girare per la città durante le cosiddette notti di caccia, con l'obiettivo di sterminare quante più belve possibili, così da evitare che la piaga degeneri oltre il punto di non ritorno. Ma come si è arrivati a tutto questo? Yharnam è sede dell'Università di Byrgenwerth, un'accademia specializzata nello studio di civiltà antiche. Nel corso delle loro ricerche, gli studiosi di Byrgenwerth avevano riportato alla luce le rovine di Ptumeru, un'antica città in passato abitata dalla civiltà preumana degli Ptumeriani, su cui poi era stata costruita l'odierna Yharnam. Ciò che si evince immediatamente dai resti di questa civiltà ormai estinta è l'esistenza tra gli Ptumeriani di un culto di adorazione dei grandi esseri, delle potenti entità cosmiche con cui sarebbero entrati in contatto. Gli studiosi, continuando le ricerche, approdano a una sconvolgente quanto terribile realtà. Questi grandi esseri e i loro sovrumani poteri esistono davvero e gli Ptumeriani erano riusciti a entrare in contatto con essi. La sete di conoscenza dell'uomo prende così il sopravvento e con questa enorme scoperta arriva il bisogno di approfondire l'esistenza di questi esseri per stabilire un contatto così da accedere ai loro poteri superiori. Gli approfonditi studi riportano alla scoperta del grande potere curativo del loro sangue, ma Willem, il rettore dell'Università di Byrgenwerth, decide di proibirne l'uso, temendo per dei possibili effetti collaterali sconosciuti. Egli crede, invece, che l'unico modo per entrare in contatto con i grandi esseri sia lo studio esoterico di ciò che è chiamato intuizione, una disposizione dello spirito che permetterebbe di entrare in connessione con questi esseri. Una pratica che presenta però un altissimo rischio di portare alla follia chiunque decida di intraprendere questa strada verso la conoscenza. Uno degli allievi dell'università, Lawrence, si oppone al divieto del rettore, credendo che la via più semplice e immediata per stabilire un contatto con i grandi esseri sia lo studio del loro sangue, visti i grandi poteri che possiede. Verificato nel potere curativo, Lawrence decide così di distaccarsi da Byrgenwerth per fondare la Chiesa della Cura, un'istituzione alla quale migliaia di persone si rivolgono per trovare una cura alla malattia da cui sono afflitti, chiamata sanguismunto. Inizialmente, la somministrazione del sangue sembra funzionare contro la malattia, ma anche in questo caso il disastro è in agguato. Il sangue dei grandi esseri rivela un terribile effetto imprevisto. Chiunque ne riceve un'iniezione è destinato a tramutarsi in una belva feroce e violenta. Così, Yharnam, in pochissimo tempo, si trasforma in una città completamente infestata da queste bestie, e fermandosi ad analizzare gli eventi appena raccontati, ci si rende conto che l'intero disastro può essere ricondotto a un'unica causa scatenante: la brama di conoscenza. Gli studiosi di Byrgenwerth e la Chiesa della Cura, tentando di acquisire un sapere superiore con l'obiettivo di portare la specie umana a un livello evolutivo superiore, ne firmano invece nella condanna. Il bisogno incontrollabile di conoscere si rivela la strada più rapida verso la rovina. Il desiderio di evolversi porta solo all'involuzione. Qualsiasi strada si scelga per entrare in contatto con le verità del cosmo, l'esito è sostanzialmente lo stesso: la perdita dell'umanità. Da un lato, la discesa nella follia, dall'altra la trasformazione in belva. Due punizioni differenti, ma che portano entrambe alla stessa identica perdita della razionalità, che in questo modo arriva ad assumere il ruolo di una duplice condizione per l'uomo. La ragione è sia ciò che distingue l'uomo dalla bestia, ma insieme è anche uno strumento di indagine del reale, che si rivela in realtà fallace. Da questo punto di vista, Lovecraft e Bloodborne mettono completamente in discussione il ruolo che, da almeno 3 secoli a questa parte, è stato attribuito al metodo scientifico razionale come unico strumento di studio e di comprensione del mondo. La ragione è sì ciò che distingue l'uomo dall'animale, ma non è più lo strumento di conoscenza infallibile e assoluto che l'essere umano pensa di avere tra le mani, credendosi la specie predestinata a governare su tutto. Questi concetti, come già anticipato all'inizio di questo video, non si limitano a esistere solo nel mondo di fantasia delle due opere. Tra 800 e 900 furono molteplici le critiche filosofiche al razionalismo e al mito del progresso, il cui enorme fallimento è sicuramente simboleggiato dagli orrori delle 2 guerre mondiali. Anche a livello artistico-letterario, nel secolo scorso, vari movimenti o artisti tentarono un approccio alternativo alla conoscenza del mondo, in aperto contrasto proprio all'impostazione razionalista imperante in quel momento.
Il più famoso è probabilmente il surrealismo, un movimento influenzato dall'opera di Sigmund Freud, che si poneva l'obiettivo di rappresentare una realtà oltre la realtà, onirica, inconscia e irrazionale. Anche Lovecraft rientra in questa corrente letteraria di opposizione totale al positivismo e all'antropocentrismo, tipico della società occidentale ottocentesca. Ma nonostante tutto questo, nel mondo di oggi la fiducia cieca nella razionalità scientifica è ancora molto forte. Si pensi agli ultimi anni, in cui il mondo, che credevamo fosse ormai intoccabile dal punto di vista delle malattie, è stato messo in ginocchio da un microscopico virus, ricordandoci che il monito Lovecraftiano sulla precarietà dell'esistenza umana è oggi più concreto che mai e che l'avanzamento tecnologico non potrà mai proteggerci dalle forze dell'universo di cui siamo completamente in balia. Se siete arrivati fino a qui, significa che avete mantenuto il senno e che non siete caduti nel baratro senza fine della follia. Complimenti! Ora che anche voi avete finalmente perso tutte le speranze per il futuro della razza umana, lasciate un mi piace, condividete il video e iscrivetevi al canale. Al prossimo video!